Ad Astra è l'ultimo film di James Gray. Il film poteva chiamarsi semplicemente Verso le stelle, questo significa Ad Astra, ma la scelta del termine latino, a mio giudizio, è programmatica, perché Ad Astra è una parte della frase famosa latina citata da Cicerone, da Orazio, da Virgilio, per aspera ad astra, attraverso le difficoltà fino alle stelle. Ora, in questa scelta c'è proprio il nucleo del film, in quanto da sempre c'è questa ricerca dell'uomo di uscire da questa bolla di terra, di aria e di acqua e di arrivare oltre, di arrivare alle stelle. Pensate, questo piccolo bipede schiacciato dal cielo per milioni di anni che vede di fronte a sé un infinito, vede di fronte a sé queste luci lontanissime che ci attirano e ci chiamano e potersi sollevare, poter arrivare è il mito ed è proprio in questo mito, in questo antichissimo mito che affonda la radice del film. Tant'è vero che le difficoltà sono quelle che nel mito tutti gli eroi sopportano. Ercole deve fare le fatiche, le famose 12 fatiche, per essere assunto in cielo, cioè andare fra le stelle. E così tanti altri eroi, tanti altri personaggi mitologici, tutti in corsa verso le stelle. Ma questa corsa verso le stelle, questo viaggio verso l'infinito attraverso le difficoltà, in realtà, e il termine latino ce lo ripete, è anche una battuta filosofica, è anche una battuta alchemica, perché il viaggio fuori di noi è anche il viaggio dentro di noi. È anche questo viaggio nell'immensità della psiche, non solo nell'immensità del cosmo. E il nostro protagonista, in questo caso uno splendido, sofferto, cosciente Brad Pitt, che non a caso ha prodotto il film, si impegna proprio in questo doppio viaggio. Lui viaggia dentro se stesso come viaggia all'esterno. E all'esterno è un viaggio straordinario perché è oltre la Luna, è oltre Marte, è oltre i confini del cosmo che l'uomo può raggiungere, può conoscere, alla ricerca di una vita aliena, alla ricerca della gente delle stelle. Noi ci riteniamo, o perlomeno io mi ritengo, ed era anche il frutto di un mio racconto, è stato anche il soggetto di un film, un seme delle stelle. Cioè noi abbiamo qualcosa di particolare e di straordinario che ci differenzia da tutti gli altri esseri che abitano su questo pianeta. Forse questa piccola scintilla è quella che ci richiama di nuovo verso casa. Come diceva il grande poeta Cavafis, noi, Itaca è dentro di noi cerchiamo sempre di tornare e quindi quando torniamo alle stelle dobbiamo tornare non solo nell'immensità dello spazio ma anche nell'immensità eterna nostra, arrivare nelle nostre recessi più profondi e in questa ricerca, sempre secondo il mito, oltre che viaggiare dentro di noi e viaggiare fuori di noi viaggiamo anche alla ricerca delle nostre radici, che in questo caso è il padre. E infatti il protagonista del film, Roy McBridge, va a cercare il padre. E il padre è uno suggestivo Tommy Lee Jones, confinato nell'ultima frontiera possibile del cosmo. E questa ricerca del padre è una ricerca tipica del mito, è tipica dell'eroe. L'eroe, piccolo e solo, in questo caso è un maggiore astronauta dell'aviazione americana, ma anzi della Marina, ma tuttavia è di fronte all'immensità del cosmo e all'immensità del potere che lo comanda, è piccolo e solo. Ed è questo eroe che come nel mito e come in tanti racconti cavallereschi, tante favole, parte alla ricerca del padre, perché del padre gli hanno detto, gli racconta la leggenda, che è questo grande eroe. Nelle favole è il re del mondo, è il re di un lontano, sperduto regno dove lui ritroverà se stesso e ritroverà i suoi valori. In questo caso il mito è sempre uguale, si parte, è sempre un Ulisse di se stesso che ricercando il padre ricerca le proprie origini e le proprie radici e si parte. Ed il viaggio, devo dire che James Gray riesce a collegare questo senso forte della riflessione, questa autorialità con un grande grado di spettacolarità e in questo è aiutato anche
da Fan Hoytema, il direttore della fotografia di Interstellar, di Nolan, un altro grande autore di fantascienza, proprio che rende questa fotografia piena di riflessi siderali, ma non per questo eccessivamente distanti. Le cose che tocchiamo, le cose che vediamo, pur essendo spaziali, diciamo così, sono sempre di una forma terrena, come se Roy faticasse a staccarsi dalla Terra per raggiungere davvero le stelle, perché è davvero faticoso lasciare la propria territorialità, la propria umanità per elevarsi, anche perché Roy ha compiuto un'azione quasi feroce, la stessa che dovrà compiere poi, cioè ha pensato che per soddisfare la sua ambizione di andare nelle stelle e anche oltre, bisognava staccarsi completamente dalla Terra, perdere quella forma di umanità per raggiungere una freddezza di pensieri e di capacità di azione tale da farlo superumano e da poterlo condurre dovunque. Capirà che questa cosa non è vera, perché è soltanto dentro di noi che esiste la frontiera, non esiste fuori. E quando lui raggiungerà questa frontiera esterna si renderà conto proprio che deve raggiungere una frontiera interna, deve tornare dentro se stesso. E questo è il paradosso. E questo anche il gioco importante del mito. Ma questo mito passa a un altro passaggio importante. Quindi non solo l'eroe piccolo e solo che si muove alla ricerca del proprio destino, non solo l'eroe che raggiunge la sua radice paterna, ma all'interno del mito c'è di nuovo un altro fatto importante ed è l'eccidio del padre, cioè uccidi il padre per rinascere, perché il peso delle radici ti costringono a rimanere nel luogo dove sei e tu devi andare oltre. Tutti dobbiamo abbandonare la famiglia, tutti dobbiamo abbandonare il nido, tutti dobbiamo provare a gettarci nel vuoto e a volare. E il volo di Roy è un volo paradossale, perché lui vola verso il padre che è scomparso, ma che forse c'è ancora, e c'è ancora in uno spazio siderale infinito, attraverso il quale lui, e qui di nuovo entra il mito, lo raggiunge con una nave che non a caso il regista fa chiamare Cefus. Cefos era nel mito il re dell'Etiopia, era il marito di Cassiopea e il padre di Andromeda, e nelle costellazioni Cefo è fra Andromeda e Cassiopea, ma ricordiamoci che Cefus è anche il re che, per evitare che ci fosse la tragedia che Nettuno aveva scatenato con il mostro sulle spiagge dell'Etiopia, sacrificò Andromeda legandolo ad una roccia, e fu salvata da Perseo. Quindi di nuovo un padre Caino, un padre Caino come poteva essere Crono, un padre Caino contro il quale si ribella il figlio, come Bruto contro Cesare, come Edipo contro suo padre, e come sotto certi aspetti, nonostante l'amore e il dolore, deve compiere eroi di fronte al padre. Ecco, non a caso quindi questo titolo ad astra. Scusatemi questa lunga discrezione, ma non poteva essere in un regista attento e intellettualmente preparato come James Gray, non poteva essere casuale questo titolo. Ed io ho cercato di sceverarlo, di capirlo, anche perché c'è un fatto importantissimo. Il parricidio, c'è un parricidio all'origine della nostra civiltà, esattamente questo sacrificare il padre. Pensate che il parricidio dai romani era condannato con una delle pene più atroci, la pena cullei, cioè la pena del sacco. Chi uccideva il padre veniva messo in un sacco insieme, credo, ad una vipera, ad un gallo, ad una scimmia e ad un cane, e cucito dentro, e quindi straziato prima che questo sacco fosse gettato nel Tevere. Quindi una pena terribile, e non a caso tutta la civiltà occidentale vive su un parricidio filosofico, perché Platone compie il famoso parmericidio, cioè uccide l'idea di Parmenide. Platone, per creare la molteplicità delle idee, deve uccidere l'idea unica dell'ente che è. E Platone dice, se è e anche non è, e se non è può anche essere altro, e quindi nel suo epiluranio può mettere la molteplicità delle idee e creare le origini, la radice della filosofia occidentale. Ecco, tutta questa immensa complessità, tutto questo doveva cercare di immettere James Gray
del suo film, sentendosi, come ha dichiarato, un po' Scorsese, un po' Kubrick e un po' Herzog per la follia, perché ha fatto per esempio il film sulle civiltà perdute che aveva questa cosa di Herzog, e un po' Coppola, perché in realtà questo lungo viaggio è anche la risalita nel fiume di Cuore di Tenebre e quindi di Apocalypse Now, perché c'è questo padre oscuro, c'è questo cuore nero nel fondo dell'universo. Tuttavia, di fronte a questa grande ambizione, a mio giudizio, Gray purtroppo perde, diciamo così, la follia, perché un'opera così grande ha bisogno di una radice di follia, mentre invece tutto questo ha una radice, non a caso nel film Eroi ogni poco fa i test psicologici, ha una radice di razionalità che secondo me è eccessiva, ed anche al finale, che non voglio spoilerare, però ci si arriva per un ragionamento e non per un sentimento, non per uno slancio del cuore, non per un... perché la follia è importante in quanto è la porta del mistero, è l'unico modo per accedere al mistero, per andare oltre la razionalità. E al film di James Gray manca proprio la follia, manca la follia metropolitana di Scorsese, manca la follia inumana di Coppola, manca la follia tecnologica di Kubrick, manca la follia esotica di Herzog, mancano queste follie. E quindi noi ci riduciamo soltanto, purtroppo, a un film perfettamente confezionato, con uno slancio ideale lodevole, di grande motivazione, ma tuttavia con un'emozione che man mano che il film avanza scema, per arrivare fino ad un happy end che, diciamo pure la verità, il film non lo meritava. Il film meritava una fine, un end di follia visionaria, un end che fosse un finale, che fosse un'apertura, uno squarcio, un'inquietudine, forse una paura. Bene, dopo tutto questo sproloquio filosofico, diciamo così, pseudo-filosofico e culturale, c'è una cosa per chiudere che mi diverte, dopo che abbiamo parlato tanto, ed è Trilussa. Pensate, questo è un libro che ha 97 anni, è anche autografato da Trilussa. È un libro del 1922 e c'è questa poesia che parla di una tartaruga che mentre, non ve la so dire tutta, che mentre cammina di qua e di là, inciampa, cade, rotola e rimane a testa in su. Un rospo, che stava lì vicino, gli strillò: scema che sei, queste sono scappatelle che costano la pelle. Lo so, rispose lei, ma prima di morire vedo le stelle. Io non vi auguro di morire, ma vi auguro di vedere le stelle sempre. Grazie.